Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro, tendenze energetiche generali per la primavera 2024. Ok, abbiamo due carte, la torre e l'eremita. Wow, amici del Toro. Potrebbe parlare della fine della solitudine. Perché di solito quando c'è la torre si parla di un crollo improvviso di una situazione. Non è detto che sì, necessariamente è una carta un po' tosta, però non è detto che sia sempre negativa. E l'eremita appunto parla di questa solitudine, di questo isolamento, anche di un lavoro di introspezione alle volte. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email, il link per gli oroscopi del 2024 e per le tarot pratiche del 2024. Bene, andiamo a vedere che aria tira questa primavera, amici del Toro. Molto bene. Allora, partiamo da un imperatore, fante di spade, 10 di coppe, 7 di spade, abbiamo il matto e il papa. Dunque ragazzi, ho come la sensazione che si interrompano certe rigidità, è come se si ampliasse la mente per arrivare al completamento. Vi dico, c'è come una sorta di evoluzione, può essere a livello di regole, a livello di rigidità, a livello di anche stabilità, Adesso andiamo a vedere carta per carta, poi dopo vi dirò per quello che riguarda i single, piuttosto che per le persone che sono in coppia, poi andremo a vedere il lavoro, poi andremo a vedere l'economia, quindi andiamo a vedere settore per settore. Allora, partiamo da quest'imperatore, andiamo a vedere di che cosa si tratta. Ok, allora abbiamo la forza, il cavaliere di bastoni e l'asso di spade. Allora ragazzi, vi dirò che per qualcuno potrebbe essere il momento giusto per iscriversi in palestra questa primavera, proprio perché si lasciano indietro le rigidità e non si parla solo di rigidità mentale, anche la rigidità del corpo in un certo senso. Non è una rigidità negativa quella dell'imperatore, perché grazie a questa forza di volontà, a questa ordine, a questa struttura, a questo carattere che è arrivato dove è arrivato, però ho come la sensazione che sia ora di lasciare andare certe cose. Appunto, una di queste è la rigidità fisica. Andiamo a vedere il fante di spade, l'eremita e il re di spade. È come se, allora vi dirò, potrebbe far riferimento anche a un percorso di studi che inizierete durante questa primavera, potrebbe essere un percorso introspettivo, potrebbe essere un percorso come guida, e intendo anche come guida turistica per qualcuno. Però è come se questo viaggio all'interno di voi, questa osservazione di voi, questa autoconoscenza vi portasse a vederci più chiaro, ad avere nuovi programmi.
Vi dico, sono due carte che a livello di rigidità mentale, di regole, si assomigliano molto. Andiamo avanti, andiamo a vedere il 10 di coppe. È come se arrivasse un nuovo ordine mentale qui. E giustamente anche qui si parte da un asso di spade, quindi è come se ci fosse una verità, un qualche tipo di notizia che dà un inizio. E allora, se state aspettando qualche tipo di risposta, tipo che vi accettino in qualche università, piuttosto che vi accettino in qualche corso o cose per lo stile, sento che questa notizia, ragazzi, potrebbe arrivare. Allora, per il 10 di coppe abbiamo un 9 di bastoni e la ruota della fortuna. Allora, devo dire che, ragazzi, sono 2 10. È come se ci fosse una sorta di completamento in questa primavera, ok? Vi dico, può essere un completamento a livello di famiglia, può essere un completamento a livello di lavoro, a livello personale. Andiamo a vedere questo 7 di spade, che è forse l'unica carta che mi preoccupa un po'. 10 di denari e 2 di spade. Voglio ancora una carta per questo 2. Giudizio. Allora, ho come la sensazione che il consiglio che vi vogliono dare qui è di usare quello che imparerete, la vostra genialità, la vostra agilità mentale, perché sento che è un po' quello che lavorerete durante questa vostra primavera, diciamo in modo intelligente, cioè usare queste vostre doti in modo intelligente. Il 7 di spade qui sento come se fosse una sorta di consiglio a fare le cose con astuzia, che non vuol dire fregare gli altri. Anche se per qualcuno, perché sì, per qualcuno si potrebbe trattare, perché qui abbiamo anche un asso di spade, di qualche bugia che potrebbe venire a galla. Mi viene da dire a livello familiare, ragazzi, potrebbe arrivare qualche notizia inaspettata, ve lo dico. Andiamo a vedere questo matto. 9 di coppe e cavaliere di coppe. Voglio una carta per questo 9 di coppe. Dieci di coppe che avevate già qui. Allora, devo dire che questo gruppo di carte sprizza amore da tutti i lati. Devo dire che è un po' come il ok, devo mantenere, o meglio, il suggerimento è quello di aver fiducia nel mantenere che sia la famiglia, che sia il gruppo lavorativo, che sia la vostra stabilità, è un po' come il ho fiducia e mi do una possibilità che rompendo certi schemi di comportamento si possa comunque raggiungere questo 10 di coppe e il 9 di coppe. C'è molto legato alla famiglia, ragazzi. Per qualcuno qui, um, per qualcuno, ragazzi, si tratta di entrare un pochettino più a fondo a livello mentale su quello che è il tema della genitorialità, perché io sento che, essendoci comunque l'imperatore, uno dei temi qui in questo gruppo familiare potrebbe essere la paternità. Andiamo a vedere il Papa. Asso di bastoni.
I 7 di coppe. Allora, devo dire che avere il Papa alla fine è una bellissima carta perché mi parla o di quello che è una sorta di innalzamento spirituale o potrebbe essere un'ufficializzazione. Vedendo un po' qui le carte, allora ho l'idea che qualcuno smetta con qualche tipo di pensiero e inizi a studiare per diventare una guida ufficiale o che comunque ufficializzi il fatto che vuole accompagnare delle persone. Fortemente essendoci il Papa, potrebbe essere una questione di tipo spirituale, ok? E qui le bugie alla famiglia potrebbero essere perché magari non, come vi posso dire, magari è una famiglia molto, di tipo molto concreto, molto scientifico e non capirebbe molto il percorso spirituale. Ho un po' come questa sensazione. Andiamo a vedere carta per carta, scusate, settore per settore. Allora, se siete single, devo dirvi che ragazzi, portate pazienza, ma allora potrebbe arrivare una persona, potrebbe arrivare, in realtà anche più di una, però una in particolare mi salta all'occhio, ok? Il punto qual è? È che sento che molte persone hanno prima bisogno di fare un lavoro di introspezione, di pulizia su di sé per approcciarsi in modo pulito a quello che potrebbe arrivare. C'è proprio, avete due volte la carta dell'eremita, quindi è proprio forte questo bisogno di osservare le vostre dinamiche di comportamento, le vostre regole, da dove arrivano certi automatismi, un po' per distruggerli e ricostruire voi stessi. E anche qui è come le regole che avete tenuto fino ad adesso, ok? È come se ci fosse qualche cosa, perché qui avete la ruota della fortuna, c'è qualche cosa che poi comunque ad un certo punto cambia per quello che riguarda il vostro modo di pensare inerente il vostro obiettivo, quello che volete raggiungere, la famiglia, l'unione, piuttosto che anche solo la stabilità, la felicità, la tranquillità. Se siete in coppia, ecco, se siete in coppia le cose sono un pochettino più spinose, ragazzi, ma qui si tratta anche lì di smussare gli angoli, di cercare di vedere le cose da un altro punto di vista, di dire al partner, qua, prima è un po' come se doveste prima osservare la dinamica, poi capire dentro di voi da dove arrivano certe azioni o reazioni, dopodiché cambiarle e cambiare un po' le regole del gioco. Così si arriva a questa ruota della fortuna, un cambio di dinamica di comportamento, al completamento, ok? Ehm, parliamo del lavoro. Dunque, se siete disoccupati, vi dirò, potrebbe arrivarvi un'offerta, magicamente, proprio dal nulla, potrebbe essere anche un'offerta super allettante, però ragazzi c'è un 2 di spade, un 7 di spade, questa cosa che magari dovete intraprendere un percorso di studi che magari è collegato a questo ipotetico nuovo lavoro che vi offrono. Fate attenzione perché qui c'è qualche cosa che non si vede, anche se vi dico che comunque potrebbe essere una telefonata di un vostro ex titolare, una telefonata di qualche contatto, qualche curriculum super vecchio che avete mandato e potrebbe anche essere un contratto abbastanza stabile, solido, no? Però ecco, è come se non fosse del tutto lineare, quindi prima di firmare il contratto leggetelo super bene. Potrebbe essere anche un contratto in nero per qualcuno, cioè nel senso potrebbe essere un lavoro che sì, vi dà una certa stabilità, ma non essere regolamentato. Per quello che riguarda le persone che hanno un lavoro di tipo dipendente, anche qui io ho la sensazione che anche se voi stiate già lavorando in qualche azienda, soprattutto se avete il contratto a tempo indeterminato, potrebbe arrivarvi un'offerta allettante di una sorta di cambio. Però
Valutate bene, ragazzi, perché potrebbe essere un qualche cosa un po' al di fuori della vostra portata. Non tanto nel senso che non abbiate le capacità, ma nel senso che non vi rendete conto della visione di insieme di tutto questo nuovo lavoro e potrebbe scapparvi qualche dettaglio che potrebbe pesarvi in un futuro. Se siete autonomi, allora ragazzi, se siete autonomi, vi dico che qua rivedere le strategie di vendita vi porterà al successo. Semplicemente rivedere o le strategie o le priorità, per esempio di produzione. Però qui è una questione di conti, secondo me. Rivedere un pochettino le priorità. È come se doveste lasciare indietro qualche cosa per puntare di più su altro. Però vi dico che molti si trasformeranno in punti di riferimento, molti avranno contratti anche con aziende molto grosse, con multinazionali. Ci sarà una sorta di concretizzazione. Se per caso fate un lavoro con il pubblico, vi dico che ci sarà un forte aumento. Vi dico, è come smettere di rimanere da soli, smettere di rimanere isolati. È un restyling, mi viene da dire anche un pochettino a 360 gradi per arrivare al successo, ragazzi. Amici del Toro, fatemelo poi sapere nei commenti. Allora, per quello che riguarda invece l'economia, allora, l'economia devo dire che non è malaccio. Potreste anche pensare di fare qualche viaggio, qualche spostamento, qualche gita, qualche scampagnata, affittarvi qualche giorno la casa in campagna. Devo dire che siete nella piena abbondanza. Se non lo siete ancora perché siete senza lavoro, arriva in questa primavera, quindi magari non avete tutta questa abbondanza, diciamo, economica, nel senso che cioè avete miliardi in banca, però sì, non vi mancherà proprio niente, ok? Quindi state sereni almeno per questa primavera. Poi vi dico, c'è la ruota della fortuna e quindi a qualcuno potrebbe arrivare qualche premio, qualche soldo inaspettato, qualche vincita, potrebbe anche essere qualche eredità, ragazzi. Va bene, andiamo a vedere con Osho che cosa vi dice. Wow, pienezza che è un asso di denari, quindi anche questa carta ci dice che è in arrivo un qualche tipo di dono, di nuova opportunità. E poi abbiamo volgersi all'interno che mi richiama molto l'energia dell'eremita. E qui è una carta che vi dice di fare riferimento solo a quello che voi sentite dentro di voi. Se ci fate caso, qui ci sono come delle faccine, dei visi disegnati che sono tutte le voci interne, cioè interne, in realtà non sono le nostre, ma le sentiamo nella nostra testa, no? E con la meditazione si riesce in qualche modo a creare uno spazio tra tutte queste voci che sentiamo nella nostra testa. Quindi qui si tratta di trovare il vostro focus, la vostra pienezza, il vostro centro, mi viene da dire, il vostro punto cardine, l'ancora, quello che vi rende solidi. Ok, adesso andiamo a vedere ancora una di queste carte che sono delle carte degli oli essenziali, e perché applicare gli oli essenziali molte volte, eccola qua, ci aiuta con determinati momenti di vita. Allora, abbiamo la meleleuca, ovvero la tea tree. Rinforza la resilienza e la fiducia e si può, diciamo, usare con un diffusore piuttosto che applicare sulla cute, piuttosto che ingerire in capsule. La tea tree io la uso tantissimo e veramente ha degli effetti super potenti. È anche un antibatterico naturale e si può applicare sulle ferite aperte. L'olio fate attenzione perché è molto concentrato, può bruciare, quindi magari mettetelo dentro un po' di olio di cocco, che è anche quello un antibatterico naturale. Va bene, cari amici del Toro, spero che la lettura vi sia stata utile.
Fatemelo sapere con un like, se avete piacere potete lasciare un commento, condividere il video, iscrivervi al canale. Se poi volete iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale o scrivermi un'email. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!